E se il linguaggio inclusivo non fosse una questione puramente di forma? Sono Igor Facchini e mi occupo di inclusività di genere nella comunicazione orale delle istituzioni e il mio progetto di dottorato presso il Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell'Università di Bologna mi ha portato a svolgere un periodo di ricerca proprio qui, nelle sedi della Regione Emilia-Romagna, dove ho intervistato chi comunica le attività della sua assemblea legislativa. Dai contenuti audiovisivi agli eventi pubblici, fino all'attività allo sportello, quella a contatto diretto con la cittadinanza. Oggi le istituzioni hanno linee guida sul linguaggio non sessista e inclusivo, ma molte si concentrano solo sulla comunicazione scritta. Nel parlato, però, riusciamo a usare le stesse soluzioni? Perché potremmo pensare che parlare in modo inclusivo richieda uno sforzo mentale eccessivo. Ma oltre agli ostacoli, ci sono dei vantaggi nell'oralità? E poi è davvero uno sforzo secondario nella comunicazione pubblica? Per rispondere a queste domande di ricerca metto in relazione la comunicazione della pubblica amministrazione e l'interpretazione simultanea alle istituzioni europee, dove per chi parla, l'interprete istituzionale, il tempo a disposizione è molto limitato e lo sforzo cognitivo è altissimo. Così l'interpretazione di conferenza diventa un banco di prova per testare la fattibilità del linguaggio inclusivo nel parlato istituzionale. Analizzando poi le testimonianze del personale della Regione Emilia-Romagna e quelle di interpreti delle istituzioni europee, emerge un quadro chiaro, che nella comunicazione istituzionale ogni nostra scelta linguistica passa in realtà anche da considerazioni pratiche ed etiche sui nostri ruoli nei contesti pubblici e anche sui rischi che corriamo in assenza di una chiara linea istituzionale. Un mito che vorrei sfatare sulla mia ricerca riguarda il linguaggio inclusivo visto come un'imposizione che limiterebbe la nostra libertà di scegliere le parole. In realtà la ricerca in questo campo dimostra che è possibile comunicare diversamente, ma soprattutto che possiamo farlo attraverso un ventaglio di possibilità, così da rappresentare e da rispettare il genere di coloro a cui ci riferiamo o della persona a cui prestiamo la voce traducendo. Per citare un importante libro, parlare non è mai neutro e parlare in modo inclusivo non è soltanto un esercizio di stile. Quando cambiando il modo in cui parliamo, a cambiare è davvero il modo in cui includiamo.